Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti mettiamo alla prova con un quiz filosofico. 30 domande e 3 livelli di difficoltà. Facile, medio e difficile. Pensi davvero di riconoscerle tutte? Mettiti alla prova. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Chi disse? So di non sapere. Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere, e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. In quale dialogo Platone esplora lo stato ideale? La Repubblica. La Repubblica è un dialogo filosofico che esplora la natura della giustizia e dello stato ideale. Chi è considerato il padre della filosofia moderna? René Descartes. René Descartes, Cartesio, ha rivoluzionato il pensiero filosofico, ponendo al centro l'individuo e la sua razionalità, e con il suo metodo del dubbio ha fondato una base per la conoscenza indubitabile, come la famosa affermazione cogito ergo sum. Penso, dunque sono. Cos'è l'etica in filosofia? Studio del bene e del male. L'etica si occupa di determinare cosa sia giusto o sbagliato, bene o male, e di riflettere sulla base di questi giudizi morali. Chi scrisse il trattato filosofico-politico Il contratto sociale? Jean-Jacques Rousseau. Per Rousseau, il contratto sociale è l'accordo in cui gli individui rinunciano a parte della libertà per il bene comune. Quale filosofo tedesco scrisse Così parlò Zarathustra? Friedrich Nietzsche. L'opera introduce il concetto di oltreuomo come superamento dei valori tradizionali. Qual è la principale opera di Kant? La critica della ragion pura. La critica della ragion pura è l'opera maggiormente nota di Immanuel Kant. Vi analizza i limiti e le condizioni della conoscenza umana. Qual è la scuola filosofica di Epicuro? Epicureismo? Epicuro pone il piacere come fine ultimo della vita umana, ma non in un senso di godimento sfrenato, bensì di assenza di dolore e di inquietudine. Qual è l'opera principale di Marx? Il Capitale. Marx esplora le leggi economiche della società capitalistica e il concetto di plusvalore. Da chi fu coniato il termine inconscio?
Sigmund Freud. Sebbene il concetto di attività mentale al di fuori della coscienza fosse stato accennato da altri filosofi come Cartesio e Leibniz, Freud fu il primo a elaborare una teoria completa e sistematica dell'inconscio, rendendolo un concetto centrale nella psicoanalisi. Difficoltà media. Quale filosofo parla di tabula rasa? John Locke. Locke usa questa metafora per dire che la mente nasce senza idee innate, riempiendosi di esperienza. Cos'è il dualismo cartesiano? Mente e corpo distinti. Una teoria filosofica che afferma che la realtà è composta da due sostanze fondamentali e separate: la sostanza pensante, o mente, e la sostanza estesa, o corpo. Cosa significa nichilismo? Negazione di ogni valore. Nel linguaggio filosofico, con il termine nichilismo, si indicano tutte le dottrine che negano completamente i valori e i significati elaborati dai diversi sistemi religiosi, morali e filosofici. Che cos'è l'assoluto in Hegel? Lo spirito universale. L'assoluto non è un concetto statico, ma piuttosto un processo dinamico e in continuo divenire. È lo spirito che si sviluppa attraverso la storia, arrivando alla piena consapevolezza di sé e della propria verità. Per Schopenhauer, cosa può alleviare temporaneamente la sofferenza? L'arte. Per Schopenhauer, la sofferenza umana può essere temporaneamente alleviata attraverso l'arte, l'etica e l'ascesi. L'arte, in particolare, fornisce una visione più profonda della realtà, che trascende il mondo percepito. Che cos'è l'ermeneutica? La teoria dell'interpretazione. L'ermeneutica è la metodologia dell'interpretazione dei testi scritti. L'ermeneutica filosofica si concentra sull'interpretazione come esperienza del pensare umano, vissuta da persone concrete nel mondo, più che come semplice rappresentazione della realtà. Cosa intendeva Kierkegaard per Angst? L'angoscia esistenziale. L'angoscia è il sentimento che l'uomo prova di fronte all'esistenza. È un sentimento di inquietudine e apprensione che deriva dalla consapevolezza della libertà umana e della possibilità di scegliere. Chi ha introdotto il concetto di esserci? Martin Heidegger. Nel suo capolavoro Essere e Tempo, Heidegger usa il termine Dasein per descrivere l'essere umano come ente capace di interrogarsi sull'essere stesso, sempre inserito in un contesto esistenziale concreto. Quale filosofo affermava che l'inferno sono gli altri? Jean-Paul Sartre.
La frase è tratta dall'opera teatrale A porte chiuse, dove Sartre esplora l'angoscia dell'uomo, di fronte allo sguardo giudicante dell'altro. Cosa intendeva Platone con il mito della caverna? Una metafora della conoscenza. Nel mito, Platone mostra come gli uomini siano prigionieri delle apparenze e possano raggiungere la verità solo attraverso la filosofia. Difficoltà alta. Qual è il paradosso di Zenone? Il moto è illusorio. Una serie di 4 paradossi logici proposti dal filosofo greco Zenone, utilizzati per sostenere la tesi del suo maestro Parmenide, secondo cui il movimento è un'illusione. Cosa dice il panpsichismo? Ogni entità ha una coscienza. Il panpsichismo è una teoria filosofica che afferma che ogni entità dell'universo, sia vivente che non vivente, possiede una qualche forma di coscienza o anima. Chi ha teorizzato l'utilitarismo? Bentham e Mill. L'utilitarismo è una teoria morale che afferma che un'azione è giusta se genera la massima felicità o benessere per il maggior numero di persone coinvolte. Chi introdusse il concetto di monade? Leibniz. Le monadi di Leibniz sono entità metafisiche che costituiscono l'intera realtà, formate da atomi spirituali indivisibili. Ogni monade è autonoma e riflette l'intero universo al suo interno. Chi scrisse Tractatus Logico-Philosophicus? Ludwig Wittgenstein? In quest'opera, Wittgenstein cerca di definire i limiti del linguaggio e della realtà, affermando: di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Chi disse: il tempo non è poco, ma ne sprechiamo tanto? Seneca. Seneca sostiene che la vita ci viene data in quantità sufficiente, ma se non la usiamo bene, ci sembra breve perché non abbiamo sfruttato le opportunità che avevamo. Quale corrente insegna ad accettare il destino con calma? Lo stoicismo. Si basa su principi come la razionalità, l'accettazione della vita come è, il controllo delle emozioni e il dovere sociale. Per Spinoza cos'è la libertà? Agire per natura. Per Spinoza, la libertà consiste nel comprendere e accettare le leggi della natura e, in conseguenza di ciò, nell'agire in modo coerente con la ragione e la propria natura, piuttosto che in base a impulsi e passioni. Secondo Plotino, da cosa emana il mondo?
dall'1. Per Plotino, l'uno è principio supremo da cui emana tutto. Prima l'intelletto, poi l'anima, infine il mondo sensibile. Chi ha scritto il mito di Sisifo? Albert Camus. Albert Camus pubblicò il libro nel 1942, un saggio filosofico sull'assurdo, in cui paragona la condizione umana alla fatica eterna di Sisifo. Come è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai ancora molta strada da fare, ma ogni grande pensatore ha iniziato con domande semplici. Continua a riflettere e vedrai i progressi. Se hai fatto da 11 a 20 punti, hai una solida base filosofica. Con ulteriore approfondimento, potresti affrontare con sicurezza anche i concetti più complessi del pensiero filosofico. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti! Hai la stoffa del vero filosofo. La tua mente è acuta, riflessiva e ben allenata. Potresti tenere testa ai grandi del pensiero. Grazie per aver partecipato. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!